Buongiorno, ben ritrovati su Uncinetti allo sbaraglio. Oggi vediamo come si lavora il Bactus, che io ho chiamato Mare Blu perché l'ho semplicemente realizzato con un filato sfumato con le tonalità dell'azzurro, del blu, azzurro e bianco. Quindi è molto estivo come sia come fantasia, ma essendo lavorato in cotone è altresì adatto soprattutto in primavera e nelle sere estive. La lavorazione è molto semplice, bisogna solo porre un po' di attenzione nel distribuire bene i gruppetti di maglie alte e catenelle che formano poi il motivo. Si può dire che i giri di lavorazione sono due, la variante è rappresentata dalla parte centrale che una volta sarà lavorata con una maglia altissima, vediamo proprio il primo giro, dall'altra avremo un archetto di 5 catenelle. Avviamoci però, io ho scelto un colore diverso per la campionatura e partiamo insieme. Allora, prima cosa da fare, montiamo un anello magico all'interno del quale iniziamo con una catenella di 7 punti. Allora, eccoci qua, ho perso il cappietto, l'ho ripreso, 7 punti, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ok? Allora, all'interno dell'anello magico vado a montarmi 4 maglie alte. Una, poi 2, faccio sfilare un po' di filo. Io è un cotone lavorato con il numero 3,5, ho dimenticato di dirvelo. 2, 3, opla, e 4. Siamo arrivati nella parte centrale, vado a inserire le mie 3 catenelle, 1, 2 e 3, poi doppio giro, entro e faccio una maglia altissima, quindi la maglia altissima ha 2 volte il giro sull'uncinetto, 2 e chiudo insieme. Faccio 3 catenelle, 1, 2, 3, vado a ripetere le mie 4 maglie alte. Una, faccio sfilare, 2, 3 e 4. Opla. 3 catenelle, 1, 2, 3, doppio giro sull'uncinetto, maglia altissima, 1, 2 e 3, tiro il mio filo e sono a posto in questo modo. Allora, il primo giro è avviato, adesso dobbiamo proseguire con la lavorazione. Allora, nel secondo giro mi alzo perché i giri finiscono con le maglie altissime in modo da rendere più dritto il lavoro. Mi alzo con 4 catenelle, aggiungo 3 che sono queste qui e faccio 4 maglie alte nel primo spazio. Quindi mi devo alzare con 4 che rappresentano una maglia altissima, 4, giro il mio lavoro, aggiungo altre 3 maglie, 1, 2 e 3, all'interno dello spazio monto 4 maglie alte, 1, 2,
3 e 4. Poi sono in questo punto. Adesso cosa faccio? Vado nello spazio accanto e vado a lavorarmi una maglia alta senza fare catenelle di separazione, cioè sono già al centro nel mio caso perché sono solo al secondo giro. Poi l'anello centrale, una volta sistemato il lavoro, bisogna fermarlo. Una volta avviato bene, almeno fatti 3 o 4 giri, dovete fermarlo con un ago da lana o con l'uncinetto, facendolo passare nelle maglie alte, in modo che la lavorazione non si apra. Allora, una volta fatta la maglia alta, aggiungo 3 catenelle, 2 e 3, sempre all'interno dello spazio. Vado a lavorarmi 4 maglie alte, 1, 2, 3 e 4. Poi faccio 5 catenelle perché abbiamo detto che il nostro lavoro è costituito 4 e 5 da 2 giri di lavorazione. L'unica cosa che varia è la parte centrale e anche il verso dei gruppetti di maglie. Sono passata nello spazio successivo, questo perché è rappresentato appunto, è la parte centrale suddivisa in 2 parti dalla maglia altissima, e vado a rifare 4 maglie alte, 2, 3 e 4. Poi aggiungo 3 catenelle, 2, 3, nello stesso spazio vado a farmi un'altra maglia alta, ok? Questo è il motivetto. Il motivo della lavorazione è costituito da 4 maglie alte, 3 catenelle più una maglia alta nello stesso spazio. Adesso, senza aggiungere catenelle, vado nello spazio ultimo, nell'ultimo spazio, perché appunto sono proprio nei primi giri, e vado a lavorarmi 4 maglie alte, 1, 2, 3 e 4. Poi aggiungo 3 catenelle, 2 e 3, doppio giro, concludo il mio lavoro con una maglia altissima, 1, 2 e 3. Secondo giro di lavorazione ultimato. Ok, all'inizio verrà abbastanza a punta la lavorazione. Adesso cosa succede? Sono arrivata a questo primo giro, secondo giro, terzo giro. Cosa faccio? Mi alzo con 4, aggiungo 3 catenelle, 4 catenelle perché sostituiscono la maglia altissima, aggiungo 3 catenelle, vado nello spazio e lavoro le 4 maglie, scusate, sono qui, le 4 maglie alte, aggiungo 3 catenelle e vado a lavorare l'altra maglia alta nello stesso spazio, perché abbiamo detto che il motivo è questo. Però cosa succede? Una volta la lavorazione va da un lato, la volta successiva dall'altra. Per dare il verso del motivetto è fondamentale distribuire bene la maglia alta. Quindi siamo arrivati a questo punto, mi alzo con 4, 2, 3 e 4, giro il mio lavoro, 1, 2 e 3, faccio le mie prime 4 maglie. Così adesso vi do un piccolo trucchetto per capire quale giro sto facendo, perché
può capitare appunto di perdere il conto dei giri e quindi non rendermi conto di dove sono. Allora, una volta fatte le mie 4 maglie, vado a controllare un attimo la lavorazione. Allora, cosa succede? Nel giro sottostante ho, diciamo, questa forma di archetto qui del motivo che va verso di me. Cosa succede? Io devo fare il lavoro nel giro successivo in senso contrario, quindi se qui ci sono 4 maglie alte, 3 catenelle e una maglia alta, nel giro di che sto lavorando dovrò fare 4 maglie alte, 3 catenelle e maglia alta nello stesso spazio, così cambio il verso al motivo. Poi filo sull'uncinetto, vado nell'altro spazio. Nell'altro spazio cosa succede? Se qui ho la maglia alta singola, qui ne devo lavorare 4. 2, 3, 4. Poi 1, 2, 3, vado nello spazio accanto, lavoro una maglia alta, mi posiziono, sono arrivata al centro, mi posiziono al centro con 4 maglie alte, 1, 2, 3, 4. Ok, adesso cosa devo fare? Devo tranquillamente fare che cosa? 3 catenelle, doppio filo. Questo siamo al terzo giro, quindi sarà composto da la parte centrale da 3 catenelle e una maglia altissima, altre 3 catenelle e le 4 maglie sempre centrali che mi chiudono la punta del mio Bactus. Poi vado nello spazio successivo. Cosa succede? Se la maglia alta singola ce l'ho da questo lato, allora lavorerò dal lato iniziale 2, 3, la maglia singola, le 3 catenelle più le altre 4 maglie, 1, 2, 3 e 4. Ok, allora poi cosa succede? Mi sposto nella parte finale, vado a fare la maglia alta da sola, le 3 catenelle 2 e 3, perché vedete che qui ho fatto la stessa cosa. All'interno dello spazio faccio 4 maglie, 1, 2 e 3 più la quarta, 3 catenelle, 2 e 3, giro su 2 volte perché devo concludere il giro con una maglia altissima, e anche questo giro è fatto. E fondamentalmente i 2 punti, i 2 giri di lavorazione sono questi che vi ho fatto vedere. Adesso iniziamo il terzo per vedere il verso e poi si prosegue così quanto si vuole, cioè bisogna decidere da sé quanto lo si vuole grande, se vogliamo fare un Bactus oppure uno scialle, potrebbe essere il pannello di un poncho, un po' tutto quello che appunto decidiamo di realizzare. Allora, cosa faccio? Salgo nuovamente di 4, 4, giro il mio lavoro, vado a mettere altre 3 catenelle e faccio 4 maglie alte nel primo spazio, 1, 2,
3 e 4. Ok, siamo qui. Allora, cosa succede? Se qui adesso ho il mio spazietto, siamo arrivati a 1 2 3 quarto giro, ho il mio spazietto dall'altro lato, qui ne creo uno, quindi scusate, metto così, maglia alta, 3 catenelle e 4 maglie alte, una, 2, 3 e 4 e il gioco è fatto. Questo è il lavoro, cioè in pratica appunto sono i due giri che si alternano. Adesso vedete che cresce anche abbastanza velocemente perché io ho usato un uncinetto del 3,5, anche perché appunto essendo una lavorazione diciamo primaverile o estiva volevo qualcosa di molto leggero e ampio, diciamo, anche perché un uncinetto più stretto mi avrebbe reso il lavoro più rigido, invece così rende più morbida tutta la lavorazione. Si continua così come detto. Mi raccomando, se l'idea vi è piaciuta, mi raccomando mettete un bel like e se volete sostenermi, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Buona giornata a tutti e buona creatività da Uncinetti allo sbaraglio. Al prossimo video.